Buongiorno a tutti e bentornati alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi, come vedete, vi presento un nuovo punto molto simile a quello che si ottiene con l'uncinetto regolare, ovvero il punto nocciolina tunisino, questo qui. Come dicevo, il risultato è molto simile a quello che si ottiene con l'uncinetto regolare e anche in un certo senso la lavorazione, ovviamente con delle differenze. Il punto nocciolina tunisino si può creare partendo da una catenella in un numero qualsiasi di maglie e poi vi spiegherò il numero di maglie con cui si parte dipende dal disegno che si vuole ottenere con le noccioline. Questa è la trama, non ha alcuna tendenza ad arrotolarsi come vedete, questo è il retro del lavoro molto regolare. Ma andiamo a cominciare. Eccomi qui, come al solito mi sono portata avanti col lavoro e ho cominciato con una riga di base, in questo caso l'ho fatta di 13 maglie e per me conta come riga numero 1, alla riga numero 2 vi faccio vedere il punto nocciolina tunisino. Bene, ovviamente come per l'uncinetto regolare noi possiamo decidere di infilare le nostre noccioline dove meglio crediamo nella trama ed è per questo anche che inizialmente nell'introduzione vi ho detto che potete lavorare con un numero qualsiasi di maglie per iniziare. Ovviamente a seconda che noi decidiamo di avere una lavorazione a noccioline simmetrica o asimmetrica, a seconda della trama che vogliamo ottenere, dovremo calcolare, diciamo, una catenella in un multiplo che ci aiuti a ottenere questi risultati. Vi faccio un esempio. In questo caso io ho calcolato che inizio, io le voglio fare sfalsate le noccioline, quindi ho calcolato che inizio con le prime 2 maglie, includendo l'asola sull'uncinetto, che vale come punto numero 1, e le lavoro a punto semplice, ok? Quindi vado sotto la prima barretta verticale che incontro, questa, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro il mio punto semplice. Quindi dopo questi 2 punti decido di lavorare in questo punto successivo la nostra prima nocciolina. Ora io carico il filo sull'uncinetto e vado a inserire l'uncinetto con il filo sotto la barretta verticale successiva come per un punto semplice, ma non mi fermo qui, la inserisco anche contemporaneamente attraverso la barretta orizzontale che trovate tra una barretta verticale e l'altra, questa. A questo punto raccolgo il filo, lo passo attraverso sia la barretta orizzontale che sotto il punto la barretta verticale e tiro su una volta questi punti sull'uncinetto, ma non è finita qui, come saprete già dall'uncinetto regolare. Carico nuovamente il filo e nuovamente passo sia sotto la stessa barretta verticale che attraverso la stessa barretta orizzontale. Raccolgo il filo, passo sempre attraverso tutte e 3 e porto il filo, l'asola, sull'uncinetto. A questo punto, vedete, noi dobbiamo considerare queste 4 asole che ho sull'uncinetto come la nocciolina che stiamo creando, perché queste due asole invece sono i primi 2 punti che abbiamo già lavorato a punto semplice tunisino. Ora vogliamo fare la nocciolina un po' più grossa, quindi una terza volta raccogliamo il filo e passiamo sempre sotto la barretta verticale stessa e attraverso la barretta orizzontale stessa e tiro su un'ultima volta i miei fili sull'uncinetto. Facendo attenzione ora devo caricare nuovamente il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso tutte queste maglie, ok? Quindi le prime 2 non le consideriamo perché sono già lavorate. Di tutto questo gruppo noi passiamo attraverso tutto, diciamo il gruppetto di asole tirate su, a parte una. A questo punto a me piace chiudere, diciamo, il gruppo di asole, o meglio la nocciolina appena creata, con una catenella. L'importante è che ci sia sempre solo una maglia qui sull'uncinetto che rappresenta la nostra nocciolina, perché noi alla fine della fase di andata dobbiamo trovarci con lo stesso numero di partenza che abbiamo lavorato, ovvero 13 in questo caso.
E quindi questa è la nocciolina. Come vedete il procedimento è molto simile, come avevo accennato, al punto nocciolina dell'uncinetto regolare. Ora, per ottenere una trama con noccioline sfalsate, asimmetriche dunque, noi andiamo a lavorare le prossime maglie, le prossime 3 maglie a punto semplice. Quindi l'unica attenzione che dovete avere è riconoscere quali sono queste 3 barrette verticali successive, perché la prima, come vedete, si trova molto a ridosso della nostra nocciolina e quindi non dobbiamo però perderla di vista, quindi è questa qui e andiamo a lavorarla a punto semplice. Quindi 1, 2 e 3. Eccoci qua. A questo punto, nella seguente maglia verticale, barretta verticale, andiamo a creare un'altra nocciolina nello stesso procedimento. Quindi carichiamo il filo, inseriamo l'uncinetto dietro la barretta verticale successiva e contemporaneamente attraverso la barretta orizzontale che è tra la barretta verticale appena lavorata e quella successiva, e 1. Di nuovo, e 2, tiriamo un po' per allineare le nostre asole, e infine 3. Ovviamente io, utilizzando un filato grosso come questa ciniglia, facendo il passaggio solo 3 volte attraverso la barretta verticale e la barretta orizzontale, ottengo già, adesso vi faccio vedere, una bella nocciolina consistente, ok? Attenzione, piccola parentesi, anche qui facciamo attenzione quando passiamo attraverso tutte queste asole a prendere solo quelle che ci interessano, quelle della nocciolina, e non quelle che abbiamo fatto prima, i punti semplici. Nuovamente io chiudo la mia nocciolina con una catenella. Ecco qua, vedete? Quindi io, passando solo 3 volte, come vi ho fatto vedere, già ottengo una bella nocciolina cicciotta. Ovviamente dipende dal filato. Se io ho un filato molto più sottile e voglio ottenere una nocciolina bella evidente, dovrò passare più volte attraverso la barretta verticale e attraverso la barretta orizzontale successiva. Ok, questo è chiaro. Analogamente, se vogliamo ottenere invece una nocciolina appena accennata, basta che passo meno volte, ok? Un'altra cosa che vi voglio mostrare, innanzitutto adesso faccio ancora i miei tre punti semplici di separazione tra una nocciolina e l'altra, sempre riconoscendo dove partire. In questo caso ovviamente è questa la barretta verticale successiva che dobbiamo lavorare e non questa dove abbiamo già lavorato la nocciolina. Quindi 1, 2 e 3. Vedete che l'approssimazione dei punti aiuta molto a portare in avanti, in rilievo e in evidenza queste belle noccioline, ok? Ora è tempo di una nuova nocciolina, la facciamo. E vi spiego una cosa, il motivo per cui noi passiamo con il filo e con l'uncinetto sia attraverso la barretta verticale che attraverso quella orizzontale è per dare maggiore sostegno alla nostra nocciolina e per non, diciamo, modificare troppo la trama. Ora vi spiego meglio. Intanto faccio la mia nocciolina, questo era un passaggio, secondo passaggio e terzo passaggio. Vedete, quando cominciate a notare che fate fatica a inserire l'uncinetto perché la nocciolina è già bella cicciotta, allora quello è un chiaro segno che non potete più tirar su altri punti sull'uncinetto. Ancora una volta, attenzione a distanziare e a capire quali sono le asole che dovete adesso, attraverso le quali dovete passare con l'uncinetto. Ecco qua. E chiudiamo la nocciolina. Finiamo a questo punto anche completamente la fase di andata. Ci sono rimaste 2 punti da lavorare. Uno lo lavoriamo, il penultimo, sempre a punto semplice tunisino, e l'ultimo lo lavoriamo come sempre come punto finale di fine riga, quindi passando l'uncinetto sia attraverso la barretta verticale anteriore che quella posteriore. Ed ecco qua il punto finale.
e il ritorno, la fase di ritorno è quella standard per fortuna, e quindi io prendo il filo sull'uncinetto, lo faccio passare attraverso una sola asola inizialmente, riprendo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso 2 asole contemporaneamente e ripeto questo secondo movimento fino alla fine della fase di ritorno, che conclude la riga e mi fa scaricare tutti i punti, tutte le asole che ho sull'uncinetto, a parte una, che sarà il punto iniziale della riga successiva. Eccomi qua. Come vedete, con questo filato in particolare le noccioline vengono fuori belle pronunciate e molto belline, morbide, eccetera. Quello che vi dicevo è, io potrei anche infilare l'uncinetto nei vari passaggi solo dietro la barretta verticale, come per un punto semplice, ma facendo così, soprattutto se è un filato particolarmente elastico, creando poi la nocciolina sopra che ha un suo peso, io finirei per tirare un po' troppo, forse anche antiestetico a mio parere, la barretta verticale stessa, che si deformerebbe. Quindi io preferisco inserirla e darle maggiore sostegno infilando appunto l'uncinetto anche attraverso la barretta orizzontale. In questo modo, come vedete, i fili non sono assolutamente tirati. Poi chiudo anche la nocciolina con la mia catenella e in questo io do ordine al mio lavoro. Ora, a questo punto voi avete una grande libertà. Quello che io amo fare è intercalare la riga dove ho lavorato le noccioline ad almeno 1 o 2 righe a punto semplice. Quindi in questo caso alla riga numero 3 noi andremo a lavorare, no, le nostre 13 maglie a punto semplice con il punto finale come al solito, no? Poi, quindi qua noi abbiamo una sola barretta verticale molto chiaramente riconoscibile che è sulla testa della nostra nocciolina precedente, cioè della riga precedente, e quindi è molto semplice lavorarla a punto semplice. Scusate il gioco di parole. E così ho 4, 5, 12 e il 13° punto della fase di andata è, come sempre, un punto di fine riga. Eccolo qui. E ritorno. Ed eccomi qui. Ora cosa succede? Alla riga numero 4 noi possiamo decidere se questa riga intermedia ci sembra sufficiente per separare le righe con le noccioline. Potete decidere se ripetere esattamente la riga che avete fatto di noccioline, quindi mettendo le noccioline tutte in fila, in modalità diciamo simmetrica, oppure potete decidere di sfalsarle e quindi lavorare in questo modo. Allora, dobbiamo lavorare per forza di cose i primi 1, 2, 3 punti, escludendo adesso in questo caso non mettiamo nel conto la prima asola sull'uncinetto, che comunque vale come punto numero 1, appunto a maglia semplice. 2, 3. Nella barretta successiva noi decidiamo di infilare una nocciolina. Infatti avevamo lasciato 3 maglie tra una nocciolina e l'altra, appunto perché con un numero di maglie dispari noi riusciamo a fare la sfalsatura, lo sfalsamento, non so come si dice, delle noccioline in maniera bella, estetica e regolare, ok? E qui vado a inserire la mia nocciolina. 1, 2, 3. Di nuovo facciamo attenzione quando passiamo attraverso a prendere solo le asole che riguardano la nocciolina, facciamo la nostra catenella e proseguiamo. Qui sempre 3 maglie a punto semplice, 1, 2, 3 e infiliamo di nuovo la nostra nocciolina. Andiamo a contare il numero dei fili, ovviamente è un altro modo per evitare di prendere su delle asole che non ci interessano, quindi sono, senza contare il gettato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, 6,
catenella e andiamo a finire la nostra fase di andata con 4 punti semplici, o meglio 3 punti semplici e un punto di fine riga finale. Eccoci qua. E il ritorno è come al solito. Ed eccomi qui. Ora io andrei ovviamente a ripetere quello che ho fatto fino a qui, sostanzialmente, quindi aggiungerei la mia riga a punto semplice e poi ripeterei questa riga qui, ok? Poi riga punto semplice e ripeti la riga questa qui. Tutto questo ovviamente è a vostra discrezione a seconda della trama che volete ottenere, eccetera, eccetera. Forse qui per esempio ci starebbe bene anche un'altra riga a punto semplice tunisino, ok? Però guardate che carino, e immaginate per esempio una borsetta, una pochette o anche una borsa a secchiello lavorata con questo punto nocciolina, come sarebbe bello, giusto? Dunque, per quanto riguarda la chiusura del lavoro, non mi soffermo più di tanto perché è evidente che noi andremo a finire il lavoro con una o più righe a punto semplice, quindi faremo la chiusura che è indicata per il punto semplice, quindi la chiusura direi standard, ok? Bene, io direi che questo è tutto, spero che le istruzioni siano state chiare e che il punto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi invito a iscrivervi al mio canale, come già fate. Ne sono molto contenta, e se volete di andare a dare un'occhiata al mio primo canale, che è totalmente in inglese ma ritengo di facile comprensione, ed è già ricco di contenuti che riguardano soprattutto l'uncinetto tunisino, ma non solo. Quindi io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo la prossima volta. Bye bye!